un tasto per accenderla. L'unico problema di questi qui è che avevano molto coraggio i piloti, perché non c'è niente che possa salvarlo da una botta. Nei primi anni 70 il regolamento tecnico Formula 1 permetteva ai progettisti di usare soluzioni e idee rivoluzionarie e in controtendenza rispetto ai progetti più classici. È il caso della famosa Tyrrell a 6 ruote. Abbiamo incontrato Antonio Melandri di Faenza, che ha passato la vita tra Minardi e Toro Rosso e che ha curato il restauro di questo esemplare da cima a fondo. Cilindrata, questo è il 3000 V8, giusto? Questa qui è Sì. la 1976. Di Depayet. Il telaio in che condizioni era? Il telaio era buono, abbiamo modificato solo un po' il davanti per adattarla, perché questa era nata come 77. L'abbiamo crociata, messo 76 originale, carrozzeria originale, è uguale, identica a quella proprio del 76, non abbiamo fatto niente di più né di meno. Quante ce ne sono in giro nel mondo? 2 penso. Una qui di sopra e una qui davanti a noi. No, di queste qui ce n'è un'altra in Inghilterra, però funzionanti penso ci sia solo questa che gira. E ce n'è una a Goodwood che ogni tanto fanno quel giro a Goodwood, capito? Sì, al Festival of Speed, giusto? Che il problema è che ce ne hanno fatte 8 in tutto. Quindi già partiamo che ce ne ha fatte poche. 2 sono state distrutte in incidente, Quindi meno 2 fa 6. quindi 3 sono dei musei Sì che il conto è e facile. non ce ne sono tante in giro. Da quanto tempo ci avete lavorato dietro? A un anno, più di un anno. Le difficoltà maggiori nel lavoro che ci avete fatto, che hai incontrato, quali sono state? Dato che te, insomma, sei un meccanico da Formula 1 di esperienza ormai cinquantennale, cosa hai trovato la difficoltà? No, perché è meccanica come quella che abbiamo iniziato noi, la Formula 1. Quindi la conoscevi bene bene. Sì, come l'elettronica non c'è niente, c'è l'accensione normale, iniezione Lucas, meccanica in mezzo, quindi non c'è proprio niente. Un tasto per accenderla, l'unico problema di questi qui è che avevano molto coraggio i piloti, perché non c'è niente che possa salvarlo da una botta. C'ha 2 serbatoi da 100 litri di qua e di là del pilota e uno dietro la schiena. Ah, bene, perfetto, ok. Davanti cava il muso, non c'è niente. C'è un longerone d'alluminio lungo 30 cm. Quindi hai 2 spanne di alluminio e poi ci sono i tuoi piedi quando sbatte. Infatti che ha sbattuto tipo la Fit, quella gente lì, sono rotto le caviglie. Quanto pesa più o meno questa macchina? 500 kg. Cavalli? 510. 510 per 500 kg, ora porti circa 1 chilo a cavallo, quindi insomma, non è male, non è male. Poi di queste macchine qui è fatica a trovare le gomme. Che le gomme Goodyear non le trovi più, perché loro non le hanno sviluppate solo per il 76-77. Poi hanno lasciato perdere perché c'era solo la Tyrrell che aveva le gomme da 10 pollici. Allora Goodyear ha lasciato perdere, ha lasciato. E nessun altro produttore le ha mai fatte? No, perché non avevano, solo un team non ha comunque. Certo, non c'era il ritorno economico nello sviluppare una cosa così particolare. Quindi noi per girare usiamo le Aon. Le Goodyear le abbiamo, ma le usiamo solo per fare le foto. Certo. Qual è il pregio maggiore secondo te di questa macchina, a parte il coraggio del pilota e forse anche del progettista a scegliere una configurazione così difficile? Ho fatto una macchina che pensando così forse è più veloce in rettilineo. Perché offriva meno resistenza aerodinamica? Esatto. Il problema è che invece non era vero, perché 4 gomme quando sono calde fa più attrito nell'asfalto. E si sono accorti che andavo bene in curva. Difatti le uniche gare che ha vinto Svezia, Monte Carlo, perché è tutto sinuoso senza pedale. Tante curve, aveva più aderenza in anteriore? Poi c'è molto problema quando devi fare l'assetto, le convergenze. Pressione delle gomme da davanti e dietro già cambia tantissimo, perché quella dietro non prende aria, Quindi si scalda di più? calda di più. La sterzata, la convergenza quando lo fai deve essere come il camion. Davanti in una maniera, di dietro in un'altra, che deve seguire, altrimenti le strappa. Temperatura dei freni. Quindi hai 2 scatole dello sterzo separate? No, ce n'è una sola. Sono dei braccetti che fanno muovere quella dietro. Diversamente da quella Da anteriore. quella davanti, sì. Che vita utile hanno questi motori più o meno? Ma tutti girando a 9,5, 10.000 giri. Fanno La trasmissione invece? È più delicata. Quindi se sbagli una cambiata non triti tutti gli ingranaggi. Rovini del green però, rovini di innesto. Quindi bisogna smontare e rifarli un po' spesso se uno. Ha fatto di collaggio e ha rifatto 2 o 3 volte. Ricordo come ne parlate. Ha rotto anche il motore. Per una scalata sbagliata. Sì. Qui non ci sono le lucine rosse, verdi, gialle che ti dicono quando è ora di cambiare. Se conta giri e basta effettivamente. Grazie mille Antonio, intanto, grazie mille. Se ti è piaciuto il video lascia un like e iscriviti al canale Audiopista. Grazie
A presto!